Comodo o comodo? Scopriamolo insieme. Buongiorno cari amici, benvenuti nel canale InfoCamper. Oggi con questo cambio di accento vi voglio presentare un prodotto un po' particolare, non lo conoscevo, è per me una novità e si trova racchiuso tutto quanto in questa piccola scatoletta. È un prodotto studiato per l'igiene personale e per sostituire sostanzialmente il bidet in camper. Ha sostanzialmente la stessa funzione, ma funziona in maniera molto diversa, veramente molto ingegnosa, molto particolare come tipologia di dispositivo. Prima di fare ciò, ovviamente iscrivetevi al canale, mettete un like sul video che vi piacciono e attivate la campanella per ricevere notifiche degli video che caricheremo prossimamente. Prima di iniziare vi dico che il dispositivo è molto carino, molto interessante, ma necessita per essere installato di una buona manualità e di avere quel sangue freddo necessario per poter fare un po' di giardinaggio camperistico, ovvero un po' di fai da te, un po' di bricolage camperistico, perché bisogna intervenire in maniera abbastanza importante all'interno della cassetta VC. Queste sono le istruzioni, è spiegato tutto perfettamente. All'interno della confezione è presente il rubinetto. Quindi è un rubinetto con la sua ghiera che bisognerà applicare, rubinetto in plastica con acqua calda, acqua fredda e uscita dell'acqua miscelata verso il nostro dispositivo. Questo è il tubicino che viene collegato qui da un lato e dall'altra verso il dispositivo vero e proprio, che è questo piccolo cilindro, che in realtà è un cilindro con un ingresso dell'acqua che viene installato nella parete interna del VC. Quando apriamo il miscelatore fuoriesce un piccolo cilindro con adesso vi faccio vedere, con 3 piccoli fori che distribuisce l'acqua nel punto più indicato, che potete immaginare qual è. Vi faccio vedere come funziona soffiando semplicemente all'interno, guardate. Ecco, quando noi soffiamo sostanzialmente, vedete, abbiamo la fuoriuscita di questo piccolo cilindro con questo piano inclinato che vedete qui, eccolo, guardate, cerco di farvelo vedere. All'interno di questo piano inclinato sono presenti 3 piccoli ugelli. Questi piccoli ugelli distribuiscono l'acqua nel punto indicato e quindi ci consentono di lavare le parti intime. Ci forniscono anche un dischetto che inizialmente può lasciare qualche dubbio, ma vedete che sarà molto utile. Quindi sostanzialmente è un dispositivo che serve per l'igiene personale e deve essere installato all'interno della cassetta mediante una modifica che costa di una doppia foratura, una foratura anteriore per l'alloggiamento del cilindro e una foratura posteriore per l'inserimento sempre nella tazza, e in più bisogna installare questo miscelatore e quindi dobbiamo fare anche una derivazione dalla linea dell'acqua principale, prendere l'acqua calda e l'acqua fredda, quindi necessiterà sicuramente di un intervento abbastanza importante. Ovviamente vi darò le linee guida per poterlo installare, nella cassetta sono sostanzialmente le stesse, ma nel miscelatore, in funzione del tipo di veicolo, bisognerà decidere anche in piena autonomia dove poter posizionare e dove è più comodo per voi posizionare il miscelatore. Adesso andiamo di là e lo andiamo a installare insieme. Questo è il camper nel quale dobbiamo installare il prodotto. Vi faccio vedere che cosa serve. Allora, principalmente qui abbiamo un foro da 40, quindi dobbiamo scegliere un punto in cui installare il miscelatore. Facciamo un foro da 40, dietro ovviamente lo fissiamo con la ghiera relativa qui, e poi abbiamo bisogno di tubi, chiaramente 2 tubi, uno per l'acqua calda e uno per l'acqua fredda. In questo caso ho scelto un tubo da 10 che verranno piegati e allacciati all'impianto originale. Come vedete l'impianto originale si trova tendenzialmente sotto il lavandino. Sceglierò 2 joint guest, in quanto il dispositivo, il bagno di tubi joint guest ad attacco rapido, fatti in questa maniera, in modo che dalla parte dell'uscita metterò un portagomma. Questo portagomma logicamente da cui deriverò il tubo per poi alimentare il miscelatore. Per quanto riguarda lo spruzzino, possiamo fare il foro da 15 nella parte anteriore e poi lo posizioneremo in modo tale, mediante l'astina, in modo tale che rimanga in posizione orizzontale mettendo il silicone, ma poi ve lo farò vedere. Adesso andiamo dentro e come prima cosa facciamo il fissaggio del miscelatore. Allora, eccoci qua, il primo
primo diciamo intervento che facciamo è quello di scegliere la posizione del miscelatore, e abbiamo visto, in funzione della parte posteriore che è piuttosto vuota, possiamo scegliere questa zona qui. Nella parte posteriore possiamo passare con i tubi, visto che dietro è accessibile. Passiamo sotto e ci agganceremo ai tubi di mandata dell'acqua calda e fredda che si trovano sull'angolo del mobiletto, e sono quelli che danno che adducono l'acqua al nostro rubinetto. Quindi adesso facciamo un foro da 40 più o meno in questa posizione. La posizione tra l'altro è anche comoda, perché con la schiena alla parete noi possiamo con la mano destra azionare direttamente il miscelatore. Quindi facciamo adesso il foro più o meno in questa posizione, facendo attenzione chiaramente a fare un lavoretto pulito. Ok, perfetto. Ok, questa è la posizione dunque del nostro comodo. Prima di posizionarlo definitivamente passiamo alla tubazione. Allora, la prima parte del nostro lavoro è stata completata. Abbiamo messo chiaramente in una posizione comoda anche per l'azionamento il nostro miscelatore, acqua calda e acqua fredda. Abbiamo fatto il collegamento, abbiamo derivato i tubi dell'acqua calda e dell'acqua fredda e l'abbiamo portati al nostro comando. Adesso la cosa più importante, la seconda parte, perché questo si divide sostanzialmente in due, questo tipo di lavoro. Andiamo a fare la foratura nella parte posteriore e nella parte anteriore. Allora, il posizionamento è il seguente: verrà posizionato il posizionamento è orientativamente questo, quindi in questa posizione qua. Quindi bisognerà fare due fori, uno per l'alloggiamento dei 15 mm, come vedete c'è questo piccolo spessore dei 15 mm, quindi il foro dei 15 mm. L'altro invece è il foro che dobbiamo fare nella parte posteriore per poterlo inserire all'interno. Quindi la prima cosa da fare a questo punto è facciamo il foro nella parte anteriore. Allora, abbiamo fatto il foro anteriore e posteriore. Attenzione, molta attenzione, perché su questa cassetta, sulla C220, proprio qua dietro ci sono i tubi di adduzione dell'acqua. Quindi in realtà io non lo sapevo, me ne sono accorto successivamente. È il caso di spostarsi con la foratura leggermente diciamo sul lato sinistro, qua guardando la cassetta, sul lato destro guardando la cassetta, perché altrimenti c'è la possibilità che andiamo a toccare i tubi, andiamo a rovinare i tubi. Una volta comunque inserita, cioè una volta fatta la foratura, adesso attenzione, guardate precisamente dove c'è l'uscita dell'acqua, dove c'è diciamo il verso di uscita, vedete che deve essere montato così. Inseriamo il tubino sotto, lo irroriamo di silicone intorno e lo posizioniamo e lo lasciamo un attimo stare. Dopodiché utilizzeremo il disco in funzione di dove arriva diciamo l'asticella per il posizionamento. Faremo un foro da 5 sopra questo disco di rifinitura che verrà posizionato. Poi chiaramente deve essere un pochino magari
un pochino così modellato, un minimo, potete anche farlo con un po' con una pistola a caldo, in questa maniera, e faremo un forellino dove è più comodo, in modo da chiaramente sempre sigillandolo col silicone e fissandolo con la colla cianacritica, in modo che rimanga in posizione. Il tubino lo mettiamo subito dentro e traguardando può essere inviato sotto, in modo che lo possiamo riprendere da giù, diciamo dall'interno della cassetta, in modo che non abbiamo problemi poi a collegarlo al miscelatore che abbiamo inserito prima. Quindi facciamo questo lavoro, lo inseriamo così all'interno del portagomma. È un po' duro, chiaramente questo rimarrà a pressione, senza fascetta, senza niente, così, questa maniera. Controlliamo ancora la posizione. Ok, adesso mettiamo il silicone qui intorno e lo inseriamo dentro. Inseriremo dentro così, in questa maniera. Ok, perfetto. Diamo una bella pulita prima di fissarlo. Ora facciamo asciugare il tutto, poi taglieremo l'eccesso della stina. Intanto andiamo fuori e andiamo a fare il collegamento del tubino, quello verde. Un'unica raccomandazione: quando passate il tubino, vedete qui c'è il tubo di adduzione dell'acqua con l'elettrovalvola. Ecco, visto che poi c'è il tubo che entra dentro, fate in modo di seguire lo stesso percorso. Quindi andate sul lato sinistro, destro del water, sinistro vado dal punto in cui lo guardate e sfilate il tubino. Quindi il tubino lo legate, ok, lasciatelo un pochino morbido, e lo legate seguendo il percorso dell'elettrovalvola. Quindi in questa maniera prendete delle fascette e lo legate qua dentro. Poi noi lo faremo passare sotto e andremo a collegarci al miscelatore che sta dall'altro lato. Il tubo dell'ugello che arriva al miscelatore lo abbiamo passato. Come avete visto, abbiamo sfruttato la linea laterale, abbiamo seguito il tubo, parzialmente il tubo, poi siamo saliti nella parte superiore, c'erano i tubi dell'alimentazione e della gestione del pannellino, e ci siamo collegati al miscelatore. Girate la tazza in modo tale che la lunghezza del tubo sia la massima estensione, in modo che quando poi ritornate nella posizione iniziale il tubo non sia corto. Ok? Quindi adesso per ora abbiamo finito. L'unica cosa da fare è provarlo, quindi andiamo dentro e proviamo il dispositivo. Ultimato, come avete visto, siamo entrati dentro e adesso lo proviamo. Allora, azioniamo il miscelatore, che chiaramente può essere azionato più o meno intensamente, diciamo aperto più o meno in funzione delle proprie esigenze. Lo apriamo. Come vedete che abbiamo la fuoriuscita del nostro piccolo pistoncino con i 3 fori, che ci consente di avere, diciamo, questa doccetta nelle parti che interessano. Ok? Quindi questo, una volta che lo chiudiamo, rientra dentro ed è sostanzialmente un dispositivo a scomparsa. Logicamente la pressione viene gestita appunto dall'apertura del miscelatore, la temperatura anche, questa è una cosa sicuramente molto positiva.
ogni tanto sarà sicuramente necessario fare una piccola manutenzione relativamente al calcare se ci troviamo in zone particolarmente con acqua particolarmente dura. Ok, quindi questo dispositivo è realmente un po' elaborato dal punto di vista del montaggio, però anche come consumi rispetto, innanzitutto lo ritengo molto più igienico rispetto alla classica bacinella, al classico bidet, consuma sicuramente meno acqua. Ho visto anche una prova che è stata fatta su un canale, io precisamente non l'ho fatta, ma insomma diciamo ci fidiamo. Consuma circa un bicchiere e mezzo d'acqua, insomma veramente molto poco, perché lo spruzzino fornisce una quantità di acqua molto limitata, pertanto sicuramente è una buona alternativa. Non è semplicissimo da installare, nel senso che bisogna avere comunque una buona manualità, e ricordatevi di bloccare poi dietro il bastoncino che inserisce il dispositivo, perché altrimenti si sgancia in funzione della pressione ovviamente dell'impianto. Credo che per oggi sia tutto per questo dispositivo. Lo potete acquistare con il link, vi mando il link sotto, lo richiedete a noi, oppure lo potete acquistare direttamente dal sito. Ricordatevi che in realtà giovedì prossimo faremo una live e parleremo proprio di autonomia in camper, autonomia del VC in camper. Metteremo anche alcune offerte, non vi dico niente, ma seguiteci nel canale di Daniela di Mollo Tutto e Vado a Vivere in Camper. Per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video, come al solito mettete un like e iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Ci vediamo al prossimo video.